Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video. Io sono Paolo, questo è il mio canale e questo è il mio furgone Arranco. Che cosa sto facendo oggi ad Arranco? Come avete visto dal titolo, praticamente sto cercando di modernizzare un po' questo volante. La cosa cos'è? Che praticamente questo volante è molto old style, forse una volta avevano tutti quanti le manine piccoline, non lo so, ma è veramente difficile da prendere e oltretutto quando è caldo lascia una sorta di sporco. Ho provato a pulire, strapulire, ma non è sporco il volante, è proprio la plastica che viene via. Che cosa sto cercando di fare? Sto cercando di mettere questa cosa qua, praticamente, che è questo coprivolante in pelle che verrà cucito, che ovviamente adesso vi faccio vedere. Adesso praticamente è talmente piccolo che si potrebbero fare quasi 2 giri, per cui devo cercare di ingrandire e arrivare al diametro corretto. Allora, ho già fatto questi 2 tipi di esperimenti. Allora, questo qui è quei tubi che servono per isolare praticamente. Siamo ancora un pochino strettini di diametro e in più gira, per cui sarebbe brutto perché il tessuto sopra girerebbe insieme. Allora cosa ho fatto? Allora ho messo già dello spessore sotto in modo da ingrandire ulteriormente. Questo qui praticamente è abbastanza bloccato, adesso non è tiratissimo però è abbastanza bloccato. In realtà poi ci metterò ancora una cosa, uno strato di biadesivo praticamente ultra potente lungo tutta la fascia esterna che praticamente terrà fermo immobile questo qua. Dunque adesso agiamo e iniziamo a fare questa cosa qua. Questa cosa che sto per fare sarà utile a tutti quelli che hanno furgoni abbastanza vecchi con questi micro volantini, che vogliono cercare di rendere un pochino più comodo. Difficile proprio da tenere il volante perché è veramente piccolo, oltre che lasciare nero e tutto il resto. Dunque adesso vediamo un po' come si può fare. Intanto togliamo questa cosa qui che avevo fatto. Questo qua, come vedete, gira e non va per niente bene. Adesso lo togliamo. Adesso partiamo con questo qui, che è un nastro, quello per isolare i cavi elettrici, che così è tipo stoffa e fa un buon grip e un po' di spessore. Iniziamo da qua. Ovviamente faccio giri molto stretti in modo che posso aumentare già un po' qua il diametro. Una cosa importante è che bisogna essere molto regolari, per cui la distanza tra un giro e l'altro deve essere molto simile. Allora, già così è più bello da tenere in mano. Lascio così. Dai, comincia a essere un po' più grossetto. Facciamo una prova con questo pezzettino qua, che arriva a unirsi con difficoltà. Non so se lo vedete, adesso lo metto nella posizione non giusta. Adesso in pratica qui siamo a distanza, quello che serve per riuscire a stringere bene il volante. Ok, funziona. Bene, adesso prenderemo questo, ci faremo tutto il giro. Ovviamente poi ce n'ho ancora per fare il resto. Questo è molto importante, tagliarlo il più dritto possibile. Io sto usando una riga qua che vedo riflessa. Io ho usato uno spessore da 6 mm col buco interno da 20. Stringe bene, però sta bello fermo. Taglia come un martello sta forbice. Facciamo un piccolo test chiusura. Chiuso e vediamo un po'. Mamma che bello. Però tende ancora un po' a girare, qui ci metterò comunque un giro di biadesivo. Ora continuiamo. Questo qui ho messo il biadesivo e andrò a mettere il tubo isolante. Dunque togliamo questo. Forse mi fa dire troppe parolacce. Bene, siccome dirò troppe parolacce, a dopo. Bene, adesso devo mettere questo abbastanza centrato. Una volta messo non potrò più toglierlo. Bene.
Faccio un giro per tenerlo chiuso giusto all'inizio e alla fine, che è molto importante. Guarda bene sta pasta, adesso lo faccio un pochino a pezzettini per avvicinarlo. Ecco, che bello che è. Sì. Bene. Adesso proseguo in time lapse, dunque godetevi il lavoro e un po' di musica. Adesso c'è la star della situazione, la persona che col lago in mano fa i miracoli, come avete già visto in qualche mio video. Vi presento da vicino la Bing. Ciao a tutti! Adesso sarà molto difficile perché bisognerà fare un giochetto praticamente per riuscire a chiudere tutto quanto. Ovviamente la pelle è un po' elastica e arriverà fino a toccarsi, ma questo è un problema suo. Adesso farà tutta la cucitura qua intorno, ovviamente sentirete delle parolacce ma sono in cinese per cui nessuno le potrà capire, e poi vediamo come viene fuori. Intanto magari vi spiegherà come farà la Bing, se fa attenzione, come fa il giochetto dei vari incroci, come è meglio fare. Del resto è esperta. Vuoi più luce, Bing? Sì, se c'è, bene. Certo che c'è più luce. Ti va bene? Sì, bene. E che bella colorata che sei in faccia. Così va bene? Bene. Ok. Almeno mi serve uno però come mai così? Se vuoi puoi girare il volante per metterlo in posizione che più ti aggrada, La scelta come sarà? Punto croce, a fiorellino? Come lo fai? Croce. Non hai messo doppio filo? No, adesso però tu fai così, perché inizia un po' Sì, fatica. no, aspettavo che togli l'ago. No, ti fa molto tranquillo. Arriva? Solo che quando dopo questo brutto così. No, secondo me va bene. Paura ogni volta che ti pone la mano. Aspetta, tu fai così, olio libero questo. Ok. Ok, basta. Più che altro sai cosa sarebbe bello? Riesci a fare un giro completo così, no? Poi fai, esatto, passi solo intorno a quelli e fai il giro sopra e fai un altro giro così più robusta quella zona. Adesso devo pensare come chiudere. Questo è il passaggio più difficile di tutti. No, questo kit viene fornito con un filo molto resistente. Sì. Ok. Bene, la Bing ha fatto un ottimo lavoro, adesso vi faccio vedere. Questo bel volantone ciccione. Che bello che è da sentire. Molto bello, veramente bello. E la cucitura, devo dire, fatta veramente bene. Sembra quasi fatta da una professionista del lago e filo. Adesso che lo vedete così, ma in realtà è passato un po' di tempo. Nel frattempo ci ho fatto qualche migliaio di chilometri e devo dire che è veramente comodo. Questo è il risultato. Questa è la cucitura che la Bing ha fatto in modo magistrale. Ovviamente qua c'è un limite, no? Nella fattura, perché giustamente deve passare intorno alla razza originale, però è veramente bello, è veramente ciccioso, è venuto anche bello dritto, molto bello, bravissima. Ecco, questo qui è il risultato finale. Un volantone un po' ciccione da vedere, ma è veramente comodo. Dunque anche voi sui vostri mezzi, macchina o furgone che sia, potete rinnovare un pochettino il volante
con questo sistema qui. Questa cosa qui l'ho presa su AliExpress e bello, veramente resistente, non dà nessun segno di cedimento, ormai è passato qualche mese, ho fatto qualche migliaia di chilometri, soprattutto nelle ultime 2 settimane ho fatto un bel po' di chilometri, ma probabilmente lo vedrete nel prossimo video, non voglio spoilerare niente. Adesso è inverno patocco, c'è anche un po' di neve adesso fuori, niente di che. Sono veramente soddisfatto, forse è una delle cose più belle. Questo video finisce qua e l'avete trovato abbastanza interessante, magari lasciate un bel like e magari nella prima settimana anche una ipatina non farebbe male, molto apprezzata. E poi se volete proprio esagerare, iscrivetevi anche al canale. Bene, da me il volante nuovo di Arranco e Arranco è tutto, ci vediamo al prossimo video, ciao!